La recente riforma del codice della strada ha introdotto modifiche significative, direi anzi molto significative, che possono interessare potenzialmente tutti i guidatori che assumono farmaci contenenti sostanze psicotrope o anche farmaci con effetti collaterali potenzialmente rilevanti per la guida. E sono tanti, ma proprio tanti. Piccola e doverosa premessa: non sono un avvocato e pur facendo del mio meglio per reperire valutazioni aggiornate e autorevoli sul tema, ti invito comunque a valutare la questione con il tuo legale e o con il tuo medico, anche alla luce delle, speriamo, imminenti precisazioni che serviranno a chiarire diversi punti ancora oggi controversi. Tra le novità più importanti introdotte con le recenti modifiche al codice della strada, spicca a mio avviso anche e forse soprattutto per certi versi quella norma che prevede che non sarà più richiesto, oltre alla positività ai test, di dimostrare che il conducente si trovi effettivamente in uno stato di alterazione psicofisica causato dall'assunzione di tali sostanze. In altre parole, la semplice presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei fluidi biologici del conducente sarà sufficiente per configurare il reato indipendentemente dal fatto che queste abbiano in qualche modo effettivamente compromesso o potenzialmente compromesso la sua capacità di guida. Questa modifica solleva dunque importanti interrogativi per chi utilizza regolarmente farmaci prescritti dal medico, perché non parliamo più solo di sostanze d'abuso, ma potenzialmente anche di farmaci molto comuni, come gli ansiolitici, i farmaci per dormire e anche alcune categorie di antidolorifici. Anzi, secondo alcuni legali, per essere perseguibili, potrebbe essere addirittura sufficiente l'assunzione di farmaci in grado di alterare la capacità di guida. Esempio banale, gli antistaminici, farmaci che soprattutto nelle generazioni più vecchie sono un po' il classico esempio universitario di medicinale che causa sonnolenza. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto l'istituzione di un tavolo tecnico con l'obiettivo proprio di andare a definire eventuali deroghe o una regolamentazione più specifica che possa individuare quelle situazioni in cui pazienti e guidatori non siano soggetti a sanzioni, ma nel frattempo di fatto restano in vigore le norme attualmente previste. Facciamo qualche esempio e anche qualche nome di farmaco? Secondo l'attuale normativa, tra le sostanze psicotrope, individuate da apposite tabelle formulate e periodicamente aggiornate dal Ministero della Salute, figurano non solo le molecole comunemente intese tipo cannabis, sostanze d'abuso e anfetamine, ma anche numerosi farmaci regolarmente utilizzati a scopo terapeutico. Si pensi ad esempio a analgesici oppiacei, utilizzati per il trattamento del dolore intenso, come ad esempio farmaci tipo morfina, ossicodone, oxycontin targine, tramadolo, con tramale e fortradol, codeina, coeferalgan e tachidol, fentanyl, durogesic e ATQ, antitussivi a base di codeina, addirittura il più noto è certamente cardiazol paracodina, barbiturici, farmaci come il gardenale, impiegato per il controllo delle crisi epilettiche. E poi quelle, sì, proprio quelle molecole, le benzodiazepine, farmaci comunemente prescritti per l'ansia, per l'insonnia, per gli attacchi di panico, come il diazepam, il Valium, l'orazepam, il Tavor, alprazolam, Loxanax, clonazepam, Rivotril, delorazepam, solo per citare i primi che mi vengono in mente. Ovviamente la cannabis, terapeutica o per uso ricreazionale, motivo tra l'altro che ha fatto esporre pubblicamente artisti come Fedez e Vasco, che tuttavia si sono concentrati su un altro aspetto. E ci arriviamo a breve. Citiamo ancora tutti quei medicinali che potenzialmente possono influenzare il sistema nervoso centrale e quindi alterare, almeno in linea teorica, la capacità di guida. Come dicevamo prima, c'è chi infatti ipotizza che tecnicamente possono rientrare nella norma tutti i farmaci in cui il foglietto illustrativo menziona espressamente la possibilità di alterazione della capacità di guida, come appunto gli antistaminici. Ti faccio nuovamente notare che prima della recente riforma la vecchia normativa puniva colui che, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, si metteva alla guida in stato di alterazione psicofisica. Invece il nuovo codice della strada punisce chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. E questo porta a due conseguenze importantissime, due aspetti estremamente rilevanti che mi preme ribadirti. 1. Ad oggi l'assunzione di queste sostanze, anche se sotto prescrizione medica, non autorizza automaticamente la guida.
Pertanto, in caso di positività ai test, la prescrizione del farmaco, ovvero il possesso della ricetta, non costituisce una giustificazione che escluda la responsabilità legale. 2, e forse ancora più importante, per configurare il reato e applicare le relative sanzioni è sufficiente che il conducente risulti positivo ai test eseguiti sui propri fluidi biologici, generalmente saliva, sangue, urine. Il fatto che non sia più necessario dimostrare uno stato di alterazione psicofisica implica che, anche in assenza di effetti evidenti sulla capacità di guida derivanti dall'uso del farmaco, il conducente potrebbe comunque essere accusato del reato previsto, anche qualora, ed è questo l'aspetto rilevante, l'assunzione risalga giorni prima. Alcuni farmaci lasciano tracce rilevabili in circolo in altri fluidi molto più a lungo di altri, per diversi giorni. Così è come l'ho capito io, ma se avessi sbagliato qualcosa, fammi sapere nei commenti. E intanto per ora non posso che dirti grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo legale, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora. Ciao!